Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata della nostra Universe Mode WWE 2K24. Un saluto da Pixel Garlic e benvenuti alla nuova puntata di Monday Night Raw, al quale seguirà come sempre la puntata di AEW Dynamite. Allora ragazzi, ecco Asuka che sta entrando. Lita inizia subito così con un assalto alle spalle. Asuka stava entrando per raggiungere il ring per il suo match contro Lyra Valkyria, ma come sappiamo dopo WrestleMania grossa rivalità tra le due, la campionessa femminile Lita. Guardate infatti che attacco su Asuka, le due saranno prossimissime avversarie nel pay per view WWE Night of Champions, il prossimo evento targato WWE. Mentre per ciò che riguarda l'AEW abbiamo AEW Blood and Guts, che non è un pay per view ma una puntata speciale e sarà proprio questo fine settimana, quindi nell'arco di una massimo due puntate ce l'abbiamo e lo portiamo. Ma ora torniamo al Monday Night Raw e con questo opener Asuka contro Lyra Valkyria. Allora ragazzi, come sapete giustamente Asuka vuole la cintura, ok? A WrestleMania ha perso la sua, quella degli Stati Uniti femminile, in un triple threat ladder match contro Becky Lynch, The Man e Kairi Sane, la sua ex compagna, e ovviamente vuole aggiungere un altro a loro e effettivamente lo merita. Ex campionessa di coppia nel nostro Universe Mode, ex campionessa come dicevo appunto degli Stati Uniti. Gli manca giusto appunto il titolo mondiale. Dall'altra parte abbiamo una Lyra Valkyria che ha tutto da dimostrare. Ne approfitto per dire tra l'altro che se non l'avete fatto, se mi state seguendo per la prima volta, a parte mettere un bel mi piace ed iscrivervi al canale, che per me è molto importante, ma siamo nella nuova stagione, spiegazione un po' veloce, 2025-2026, quindi abbiamo la playlist come vedete in descrizione nel video, ok? La nuova playlist per questa stagione, ma per recuperare il meglio della stagione precedente, ovvero la 2024-2025, c'è una playlist apposita, anche essa in descrizione, dove io ho lasciato il meglio delle puntate settimanali, tutti i pay per view e tutte le puntate speciali ovviamente. Quindi le settimanali le ho selezionate, quelle che mi sembravano le più importanti. E tra l'altro ragazzi vi devo, sono contento che WrestleMania Notte 1 e WrestleMania Notte 2 sono stati i due pay per view di wrestling più visti sul mio canale, quindi perfetto, direi, delle visualizzazioni all'altezza dell'evento WrestleMania, che nel nostro Universe Mode è WWE più AEW insieme. Se non l'avete fatto vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate nella playlist WWE 2K24 stagione 2025-2026. Comunque nel frattempo che io ho fatto tutta questa grande premessa, Asuka ha proprio mazzolato in maniera incredibile Lyra Valkyria, che si sa non essere un avversario all'altezza almeno di questa Asuka, soprattutto non nel periodo in cui questa Asuka è, nonostante l'attacco di Lita a inizio match che è arrivato all'improvviso mentre Asuka stava entrando a colpirla alle spalle. Ora qui Lyra Valkyria prova a rimettersi in carreggiata, ma è veramente difficile per lei. Infatti vedete come la umilia con questi gesti. Attenzione Asuka, attenzione, la prende, la carica così, subisce in maniera molto preoccupante l'irlandese Lyra Valkyria. Calcione a vuoto, però questo springboard crossbody anche essa a vuoto, direi che non gliene va bene neanche una. Tra l'altro Lyra Valkyria, attenzione, eccola questa bellissima Head Scissor, una specie di Shining Wizard, ma non è che abbia colpito troppo bene. Nel tempo Asuka picchia come un fabbro alla giapponese. Attenzione, la solleva.
questo l'ha sentita Asuka. 1, 2, no, Asuka dice di no, ovviamente non ci si aspettava certo che finiva in questa maniera, non una come Asuka, è tornata subito in vantaggio, certo ha affilato gli artigli in quel frangente, la giapponese è infuriata nera e si vede bene. Attenzione, prova ora questa leva al braccio, dolore per Lyra Valkyria che ora rotola fuori dal ring per prendere un po' di fiato, ma Asuka sale sul paletto perché gli è già addosso. Attenzione, vola con questo crossbody, ha battuta la Valkyria e ora respinta, però Asuka sta provando una presa agli arti inferiori. Attenzione, la solleva, una powerbomb, devastante questa mossa di Asuka, powerbomb dentro il ring e poi sbattuta pieno. Sinceramente Asuka potrebbe anche chiudere l'incontro, ma sembra che voglia infierire ulteriormente su Lyra Valkyria, forse per dimostrare qualcosa all'Ita, che splashone dalla terza corda. 1, 2 e 3, vince Asuka, vittoria senza appello contro Lyra Valkyria. Ma ecco Lita che è tornata sullo stage, ricordiamo l'attacco durante l'ingresso di Asuka, un attacco che non ha sortito in realtà grossi effetti visto la vittoria decisamente ultra convincente di Asuka. Ma ecco le due che si stanno avvicinando, qui smetteranno di volare parole a breve e voleranno solo pugni, lo prevedo, diciamo. Qui c'è quest'aria, si sente quest'aria, infatti ecco Asuka che attacca e Lita che risponde. Le due, l'arbitro non riesce, ecco arriva anche la security a distanziare le due, ma Lita si libera e continua a colpire Asuka. Beh, direi che come inizio di puntata direi abbiamo fatto capire l'aria che tira qui a Monday Night Raw su Netflix. Questo sarà uno degli scontri che vedremo ovviamente a WWE Night of Champions. Ma andiamo ora al prossimo incontro, un match di coppia, i Motor City Machine Guns, ovvero Alex Shelley e Chris Sabin contro Damian Priest e Finn Balor, il Judgment Day, accompagnati per l'occasione dalla Mami Rhea Ripley e da Dirty Dominic Mysterio, figlio del ben più famoso leggendario luchador messicano Rey Mysterio. E qui abbiamo un Judgment Day al completo, come sapete ovviamente, una stable che nella stagione scorsa ha sicuramente fatto incetta di un sacco di cinture, mai un titolo del mondo per ciò che riguarda la divisione maschile, ma 2 titoli mondiali per ciò che riguarda quella femminile con la Mami Rhea Ripley, ricordiamolo, 2 volte campione mondiale WWE nella nostra scorsa stagione. Poi titoli di coppia per Damian Priest e Finn Balor, titolo degli Stati Uniti per Dominic Mysterio, titolo intercontinentale per Damian Priest, insomma hanno vinto un bel po' di roba, mentre i Motor City Machine Guns però sono prontissimi a dimostrare tutta la loro classe. Ricordiamolo, Motor City Machine Gun, ex campioni di coppia WWE nella stagione precedente. Prima, se non sbaglio, li hanno persi proprio direttamente contro gli attuali campioni di coppia, l'Art Business, ovvero Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs. E eccoli qui, Motor City Machine Guns. E l'ingresso del Judgment Day, come ho detto prima, al completo.
accompagnata da Rhea Ripley e Dominic Mysterio. Oggi sono una delle volte in cui si sono presentati tutti insieme per dare quanto più manforte possibile. Pubblico ovviamente lì fischia e ci mancherebbe altro, dico io. Sapete, chiaramente Judgment Day. And their opponents at a combined weight of 439 pounds, Finn Balor and Damian Priest, the Judgment Day. Accolti dai Bu e si sentono belli forti per il Judgment Day. Vedete qui che loro sono abituati decisamente, ok? Non hanno problemi. E eccoli qui ragazzi, Judgment Day al completo. Nella mia Universe Mode è ancora una stable attiva. Comunque è meno noiosa rispetto alla controparte reale. Battute a parte, ok? E riferite ovviamente al periodo in cui io sto registrando questo video. Finisce l'ingresso al Judgment Day, hanno fatto vedere quanto sono tosti. Ovviamente ricordiamo solo Damian Priest e Finn Balor saranno del match contro Alex Shelley e Chris Sabin. Eccoli qui infatti. E vedremo come andrà questo incontro dopo la vittoria nell'opener di Asuka, The Empress of Tomorrow, contro Lyra Valkyria. Ora invece abbiamo questo match di coppia. Due coppie che sono state appunto campioni per l'appunto di coppia. Intanto vediamo lì Chris Sabin che colpisce e abbatte con dropkick Finn Balor. Non se ne sta con le mani in mano. Decisamente no, attenzione di Ripley che prova, discute con Alex. Però Damian Priest ne approfitta di questa distrazione e infatti eccolo qui che ha il vantaggio su Alex Shelley. Bisogna sempre stare attenti alle macchinazioni del Judgment Day, che non si risparmia mai sulle ruberie e quant'altro. Tag entrano Chris Sabin e Finn Balor.
Beh, io direi un ottimo inizio, posso dire? La mia? Sono un pochino più distratto dal commento in questo momento perché sto sistemando un attimo una cosa veloce, però devo dire che c'è poco da fare, un grande inizio. Già, tra l'altro, proprio parlando del passato, ricordiamo che, e questo non l'ho detto perché non me lo ricordavo lì per lì, sono stati proprio i Motor City Machine Gun a togliere i titoli di coppia, Damian Priest e Finn Balor, ormai molto tempo prima, di più o meno attorno a quando abbiamo fatto i W-Lean. Se vi interessa è una delle puntate delle migliori puntate settimanali, perché una puntata settimanale era, di quelle che ho lasciato nella selezione della playlist Best Of, dove ho raccolto solo il meglio della stagione 2024-2025, togliendo le puntate meno viste, ma anche quelle comunque che offrivano meno. A volte, lo sapete, le puntate settimanali non sono tutte saltanti, però per il momento iniziamo molto bene qui. Tra l'altro vi ricordo, come vi ho detto nell'ultima puntata, che ci sarà un annuncio speciale che faremo appena inizierà la puntata dei Double Dynamite, ovvero appena concludiamo con WWE Raw. Un annuncio importante che coinvolgerà sia i W Blood and Guts, che è la puntata speciale al posto del pay-per-view che avremo prossimo per ciò che riguarda la All Elite Wrestling, sia le settimane dopo questo evento speciale. Sarà un grande annuncio. Però ora torniamo a commentare Judgment Day, Finn Balor e Damian Priest contro Alex Shelley e Chris Sabin. Mamma mia, che standing dropkick, missile dropkick, scusatemi. Chris Sabin, direi un buon inizio. Questi due che non vogliono sembrare troppo inferiori all'altro, infatti gira che te li gira, colpiscono davvero forte entrambi i team. Ecco Damian Priest che ora esce fuori per prendere un po' di fiato, ma rientra nel momento sbagliato. Che colpo! Chissà che tra questi due team non esca fuori un prossimo number one contender per i titoli di coppia detenuti da Bobby Lashley e da Powerhouse Hobbs, l'Art Business, seguita come sempre da MVP, ma per il momento gli avversari ci sono, perché grazie al draft, WWE Draft, WWE e W Draft, che se non avete visto anche quello trovate in playlist della stagione questa che stavo portando, la 2025-2026, dove abbiamo scambiato wrestler dalla AEW alla WWE. E diciamo che l'Art Business dovrebbe avere già i suoi avversari, anche se ancora è presto a dire la verità, perché manca ancora un po' a Night of Champion, a dire il vero. Tanto qui va vuotissimo Damian Priest, grande questa mossa di Chris Sabin, prova lo schienamento ora. 1, 2, no. Niente da fare, difficoltà però per il Judgment Day, sta lavorando benissimo il Motor City Machine Guns, Chris Sabin e Alex Shelley, che tra l'altro è entrato sul quadrato, calcione alla schiena di Damian Priest, continua una serie di pestate e calci, ma Damian dice no, se ne lo abbatte con questo pugno. Io fossi in Damian Priest darei il cambio a Finn Balor, molto più fresco, perché è un po' che è dentro e ha preso molte mazzate Damian Priest dai due, dal Motor City Machine Guns. Continua però a infierire, incurante Damian Priest. Vi vuole dare, attenzione qui, lo carica per una pile driver, no, proprio lo schienamento. 1, 2,
niente da fare, si libera, anche se era entrato Chris Sabin a aiutare, però si è liberato, attenzione, dal nulla qui questo schieramento, 1, 2, no, dice di no, attenzione, mossa finale, 1, 2, 3, vincono i Motor City Machine Guns, sconfitto Damian Priest e Finn Balor, KO Judgment Day. Grande vittoria di Alex Shelley e di Chris Sabin. Chissà che non potranno avere la title shot prossimamente ai titoli di coppia, ma andiamo avanti ragazzi, perché con l'AEW Draft che ho accennato prima è arrivato proprio The American Nightmare Cody Rhodes che però è stato misteriosamente al momento attaccato proprio da Legend Killer, da The Viper Randy Orton, e ovviamente è il momento del match proprio qui a Monday Night Raw su Netflix. Vedremo cosa succederà. Cody Rhodes che è arrivato dalla AEW con l'obiettivo di vincere il titolo più prestigioso, ma per farlo ovviamente deve dimostrare quello che nella stagione scorsa in AEW non ha dimostrato granché, a dire la verità, perché se avete seguito la stagione precedente, Cody Rhodes in AEW sono state più le volte che ha fallito a raggiungere l'obiettivo rispetto alle volte in cui ha effettivamente vinto una rivalità. Però questa è una nuova stagione ed ecco qui Randy Orton. From St. Louis, Missouri, weighing in at 275 pounds, the Viper, Randy Orton. E ecco qui Legend Killer. Anche lui un altro che ha avuto qualche delusione ultimamente, perché se vi ricordate un po' gli ultimi mesi della stagione scorsa ha perso una possibilità per il titolo contro Sami Zayn, quando Sami Zayn era campione indiscusso WWE. Questo è successo alla Royal Rumble nel match. Successivamente Randy Orton ha anche perso in realtà lo scontro a WrestleMania, uno dei due scontri che abbiamo avuto sia a WrestleMania Notte 1 che Notte 2, un WWE contro AEW, che ricordiamo il pay-per-view nella nostra Universe Mode Day insieme tra le due federazioni, l'unico evento, almeno per il momento, dove ci sono solo WWE e AEW nella nostra Universe Mode. Vedremo in questa nuova stagione se ne faremo altri, forse magari una Forbidden Door, comunque. E ha perso il match contro rappresentando la WWE contro Swerve Strickland, Who's House, Swerve House, e ha perso il match, sì, tra l'altro anche Bianca Belair ha perso contro Giulia, Giulia rappresentava la All Elite Wrestling, mentre Bianca Belair la WWE, quindi diciamo che ci sono state due vittorie dell'AEW in questa WrestleMania di quest'anno, la nostra seconda WrestleMania, Notte 1 e 2, che vi consiglio ancora una volta andare a operare, se non l'avete fatto trovate nella playlist della stagione 2025-2026 sul mio canale ovviamente. Ma ora banda alle ciance, perché eccolo qui, The American Nightmare, Cody Rhodes, figlio del leggendario The American Dream Dusty Rhodes, fratello anche di Dustin Rhodes, scusate per tutti questi nomi, Dustin Rhodes, conosciuto come Goldust i tempi in WWE, e eccolo qui comunque. From Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, the American Nightmare, Cody Rhodes. E eccolo Cody Rhodes, molto amato c'è da dire, carica al pubblico.
E siamo pronti per questo terzo match di Monday Night Raw su Netflix. Cody Rhodes contro Randy Orton. Inizia subito Randy Orton in questo Lutez Press. È iniziato subito col piede giusto. The Viper, The Apex Predator, The Legend Killer, Mr. RKO e come lo volete chiamare, comunque per tutti è Randy Orton, inventore delle 3 lettere più famose nella storia dello sport entertainment, ovvero RKO, nonché la sua mossa finale per chi non lo conoscesse. Tanto che inizio incredibile, anche questo elbow drop dalla terza corda, ma ora Cody Rhodes ribalta, vuole rimettere alla pari l'inerzia di questo incontro, per ora è stato tutto appannaggio dell'avversario di Randy Orton. E qui attenzione a una figura 4 in onore del padre Dusty Rhodes, ma anche del Nature Boy Ric Flair. Ribalta però Randy Orton la mossa di Cody, forse un po' troppo presto per provare una mossa del genere. Attenzione però, ribalta qui, neckbreaker. In realtà era un neck drop, però va bene, una caduta di collo. Attenzione, ancora una Lutez Press inventata dal grande wrestler leggendario Lutez. Attenzione, lo carica qui. Mossa di sottomissione di Randy Orton. Cody Rhodes in difficoltà, ma no, ribalta tutto abbastanza in fretta. E poi niente da fare, evita per Randy. C'è da dire, sta rispondendo benissimo, no, Randy Orton. Meno Cody Rhodes, ma ora lo abbatte qui con questa mossa. Ha evitato una mossa speciale quando era appoggiato alle corde, probabilmente la tipica DDT che Randy Orton fa. Attenzione qui, pedigree, proprio il pedigree di The Game Triple H 2, e Randy dice no. Cody Rhodes è tornato, amici, è tornato, siamo abbastanza alla pari adesso, anzi senza abbastanza. Attenzione Cody, mamma mia che bellissimo crossbody qui, poteva evitarlo Randy Orton ma era deciso sul da farsi. Abbatte qui Cody Rhodes. RKO, proprio la sua mossa finale su The American Night per 1, 2, no, non basta la prima RKO a Randy Orton e ora è infuriato, lo colpisce al volto e anche stomp. Grossa difficoltà dopo aver subito questa RKO per Cody Rhodes e lo capiamo molto bene. Attenzione, pronto, prende la rincorsa, ma anche Cody lo abbatte in questo elbow smash, anzi con questo forearm smash. Poi suplex fuori dal ring dove fa più male, ragazzi, lo sapete, dove la protezione è molto più risicata. Prende ribalta, Irish whip e va a sbattere. Non proprio centrato bene, ma i gradoni l'ha presi. Ora ecco Randy Orton che si vanta con il pubblico del suo vantaggio. Cody lo vede, prova a rientrare sul ring, però Randy, bravo Cody qui, prende il vantaggio. Body slam, 1, 2, no, dice di no, ancora una volta prende qui. Però ribalta tutto Randy Orton, Irish whip. Attenzione qui, eccola la DDT speciale di Randy Orton e potrebbe essere finita. Attenzione però, no, vuole l'RKO ed è pronto, eccolo, no, ribalta tutto Cody, ribalta l'RKO. Cody Rhodes respinge, allontana Randy Orton e ora si carica contro l'angolo, colpisce, no, ma Randy respinge. Testa sbattuta contro il paletto, ancora pugni di Randy, ancora una volta Cody lì
li subisce tutti, ma no, dice di no. Attenzione qui, Crossroads, Crossroads, 1, 2, all'ultimo Randy Orton dice no. Ragazzi, che match qui a Monday Night Raw tra Cody Rhodes di American Nightmare e The Viper Randy Orton. No, respinge qui Randy. Attenzione, lo carica sulle spalle. Qui l'arbitro però si mette in mezzo e Cody ne approfitta. Qui errore dell'arbitro che ha favorito involontariamente. Attenzione, questa Berta Breaker. Attenzione allo schienamento improvviso, una culla qui. 1, 2, no, dice di no Cody Rhodes. Ragazzi, se veniva beffato così. Attenzione, ginocchiata in piena fronte e altra ginocchiata qui alla tempia questa volta. Attenzione, ritorna su, lo lancia, Irish Whip, grosse difficoltà per Cody. No, respinge e lo colpisce. Prova lo schienamento ora. 1, 2, no, dice di no. Attenzione, lo prende, suplex, eccolo. Difficoltà per The Viper. Attenzione, Cody, lo riprende. Crossroads, è la seconda che subisce Randy. 1, 2, 3. Che vittoria di American Nightmare, Cody Rhodes. Che match, ragazzi. Non so se è finita qui tra i due, ma sorride Cody Rhodes qui, anche se sembra molto molto dolorante. Guardate, non si fa neanche alzare la mano dall'arbitro. Esce molto dolorante Cody Rhodes, però ha dimostrato la vittoria contro uno come Randy Orton, dimostrato che è venuto qui per dire la sua e non ci si poteva aspettare di meno da uno come The American Nightmare Cody Rhodes, che ora si allontana e ci lascia il tempo per andare al prossimo incontro, penultimo incontro di questa puntata di Monday Night Raw su Netflix, e andiamo con King Booker, ovvero Booker T, l'autoproclamato re della WWE, contro Drew McIntyre, The Scottish Warrior. Drew McIntyre, un Drew McIntyre che fa il suo debutto qui in questa puntata di WWE Raw su Netflix, perché lui è uno dei nomi che è stato draftato dalla WWE alle AEW. Se vi interessa sapere i nomi, basta andate nella puntata, trovate in playlist di questa nuova stagione 2025-2026 al video WWE e W Draft, dove oltre al draft ci sono anche 3 match a Raw e 3 match a Dynamite. Ho fatto un po' una più corta perché c'era il draft, abbiamo spostato un bel po' di gente per cambiare le trame in maniera importante, per variarle ancora di più di quanto avremmo fatto normalmente dalla stagione precedente. Ma eccolo qui, Booker T, il re della WWE, King Booker. From Houston, Texas, weighing in at 251 pounds, the WWE United States Champion, King! Entra nel suo fare regale, come sempre, King Booker, il campione degli Stati Uniti. Un campione degli Stati Uniti che, ricordiamolo, ha vinto proprio questa cintura a WrestleMania, ok? A WrestleMania nella notte 1 di WrestleMania di quest'anno, ovviamente 2025. Un bel match davvero, perché era un match a 3 Steel Cage match, quindi nella gabbia, dove c'era Malachi Black anche e il campione LA Knight. Ultimo match tra l'altro di LA Knight in WWE, perché anche lui, se avete seguito le ultime puntate,
è stato draftato, attualmente in rivalità con Hangman Adam Page. E insomma questo match a 3 dove LA Knight era campione è stato vinto da King Booker ed è stato proprio lui a trionfare e a portare avanti la cintura, ma ci ha messo già agli occhi un altro che è stato draftato proprio dall'AEW e dalla WWE, ovvero Y2J, Chris Jericho di Ocho, il Demogod, e anche lui, come lo volete chiamare, The Lionheart, Lanyon Tree, come volete, comunque per tutti Chris Jericho. E vedremo il match tra questi due come andrà a finire, e soprattutto vedremo se Chris Jericho si farà o meno vedere durante il match di Booker T, cosa che penso molto probabile, vista anche la violenza dell'ultimo confronto tra i due. Appoggiato al suo scettro, ha finito il suo lungo ingresso legale, King Booker, ed è ora pronto dell'ingresso del suo avversario, il debutto dello Scottish Warrior Drew McIntyre qui in WWE, qui su Monday Night Raw on Netflix. E eccolo, lo scozzese, il guerriero celtico, no scusatemi, il guerriero scozzese, perché il guerriero celtico è sicuramente Sheamus, ma lui è il corazziere scozzese, ok? E eccolo, Drew McIntyre, dopo aver conficcato al suolo la Claymore, lo spadone a 2 mani scozzese, e entra Drew McIntyre, un Drew McIntyre che è andato parecchio a correnti alterne nell'ultima stagione, davvero poche soddisfazioni, sebbene ha avuto delle occasioni, perché comunque ha avuto dato alcune rivalità con Cody Rhodes, che ha vinto nell'ultimo match contro Randy Orton, però ci aspettava molto di più da uno come Drew McIntyre. Non è riuscito a vincere, è andato molto vicino una volta a vincere il titolo International durante il regno di MJF, Max e Jacob Friedman, ma ora iniziamo con questo incontro. Sentite il pubblico, oh Drew McIntyre, carichissimo, e ha iniziato molto bene tra l'altro, usando la sua forza fisica contro King Booker. Un match probabilmente da ammazzate, e King Booker dice no qua. Ricordiamolo ovviamente, nel caso non ve ne siete accorti, che questo non è un match valido per il titolo degli Stati Uniti. Detenuto, ricordiamolo, da King Booker, ovvero Booker T. Ma è iniziato molto bene qui Drew McIntyre, in difficoltà il campione degli Stati Uniti, Prova ancora lo schienamento di Drew McIntyre. Attenzione, prova, mossa sottomissione, ma niente, tocca le corde Booker T, quindi c'è un rope break. E come da regolamento bisogna interrompere la manovra di sottomissione oppure di schienamento nel caso in cui sono bravo King Booker, ottimo gesto atletico il suo. Va a colpire tosto Booker T. Se l'è lanciato, no, riesce a fermarsi prima di impattare seriamente contro i gradoni d'acciaio. Mamma mia, Drew McIntyre dal nulla cosa ha tirato fuori?
e ha battuto King Booker. Ma che prestazione monster di Drew McIntyre. Attenzione, lo carica. Che white noise. E Drew McIntyre è pronto, attenzione. Lo prende. La mossa finale di Drew McIntyre a segno sul campione degli Stati Uniti. In questo match non valido per il titolo, lo trascina lontano dalle corde. 1, 2 e no, King Booker dice no, ma ancora McIntyre. Mamma mia, una macchina schiacciasassi per il momento in questo incontro. Lo scozzese davvero devastato. King Booker non ci si aspettava, è la prestazione più brutta che ho mai visto da quando ha debuttato, da quando è nel nostro mod con noi. Non è uno dei wrestler che c'è stato fin dall'inizio, è arrivato più o meno a metà stagione scorsa, però ora prova Booker T in qualche maniera a ribaltare l'inerzia dell'incontro. Side slam. Spinebuster di Booker T su Drew McIntyre, che vuole ribaltare l'inerzia del match, che è tutto a favore dello scozzese. Infatti ora subisce Drew McIntyre contro King Booker. Questa fa male direttamente sul collo, poi serie di pugni al volto. Ginocchiata anche in salto. Booker vuole provare una delle sue mosse finali, vedremo se è scissor kick, e è proprio lo scissor kick a segno devastante per il collo di Drew McIntyre. 1, 2, dice no Drew. Altra ginocchiata in caduta, grosse difficoltà per lo scozzese. Ora prova a rialzarsi con l'aiuto delle corde. Abbattuto da Booker T. Però qui ha dato troppo spazio di manovra. Infatti Irish Whip contro i gradoni d'acciaio. Qui ha sbagliato Booker T. Ha sbagliato. Attenzione, qui se lo carica Drew McIntyre. Che flapjack. Mamma mia, ma ha impattato malissimo col braccio e anche con la testa fuori dal ring. Esecuzione devastante su King Booker. Ora Drew McIntyre lo carica, suplex. No, e invece no. Impedisce Drew McIntyre. Tornato in vantaggio lo scozzese, colpisce le gambe. 1, 2, no, solo uno? Non si aspettava. Che garra. Attenzione, è pronto una Claymore a segno. La freccia letale di Drew McIntyre. 1, 2, ancora dice no. Si dispera Drew McIntyre. Va a vuoto qui. Carica con una body slam, no, ribalta tutto e colpisce le gambe Booker T. Grande resistenza tra l'altro di King Booker, ma infuriato Drew McIntyre, come vedete. Attenzione, lo carica. White noise. E ora è finita per King Booker. 1, 2, 3. Vince Drew McIntyre il debutto in questo match non valido per il titolo degli Stati Uniti contro King Booker. Here is your winner, the Scottish Warrior, Drew McIntyre.
grande soddisfazione per lui aver battuto il campione degli Stati Uniti, e chissà che questa vittoria in un futuro decisamente prossimo, non gli consenta di andare proprio per quella cintura avendo sconfitto il campione. Ma vedremo più avanti. Chris Jericho non si è fatto vedere, probabilmente soddisfatto nel backstage della vittoria di Drew McIntyre, ma è ora il momento del main event di questa puntata di Monday Night Raw su Netflix. Tetsuya Naito, il campione indiscusso WWE, fresco di difesa a WrestleMania, notte 2 contro The Immortal Hulk Hogan. Hulk Hogan, la leggenda che non fa parte del roster, aveva vinto la Royal Rumble e da qui il match a WrestleMania, ma ha perso Hulk Hogan. Naito ancora campione, ricordiamolo, l'ha vinta a WWE Elimination Chamber, ovviamente nella stagione scorsa, vincendo proprio la camera dell'eliminazione, gran pay per view, quello che vi consiglio di andare a recuperare se non l'avete fatto. Lo trovate nella Best of 2024-2025. Dall'altra parte abbiamo Malakai Black, ex EW, ma lui non è arrivato qui con il draft, era arrivato con uno scambio la stagione prima. Ecco Naito che entra, ma Gunther, il ring general, arriva alle spalle e lo attacca. Ricordiamo il campione intercontinentale Gunther è proprio in rivalità con Tetsuya Naito, infatti Gunther e Naito saranno face to face in un match valido per il titolo indiscusso WWE. E beh, ha fatto subito vedere l'austriaco di che cosa gli aspetta, andando dall'altra parte Malakai Black. Eccolo qua, Malakai Black, che se vi ricordate è riuscito brevemente la stagione scorsa a vincere il titolo degli Stati Uniti sconfiggendo Logan Paul. Se non sbaglio mi sembra proprio Elimination Chamber, ragazzi, oppure forse alla Royal Rumble, non me lo ricordo precisamente, però comunque è arrivato verso la fine. Però il suo regno è durato davvero poco, perché è stato il titolo gli è stato strappato dalle Knight. Poi una rivincita che accennavo prima a WrestleMania, quel bel match 3-way della notte 1, Steve Cage contro King Booker e appunto lo stesso LA Knight, e non è riuscito però a vincere il titolo. Intanto Naito batte la testa di Malakai Black, in EW leader della House of Black. Qui invece è proprio in singolo, suplex su Malakai Black. Conosciuto anche come Aleister Black in WWE nella vita reale, che abbiamo ancora il nome Malakai Black, che a me personalmente piace di più. Però ora attacca in maniera abbastanza convincente Malakai. Difficoltà per il campione, il giapponese Tetsuya Naito. Attenzione però, una culla improvvisa qui, solo uno. Credo l'ha sentita veramente tosta e continua a infierire. Beh, ottima prestazione, per dire, sta facendo Malakai Black contro il campione indiscusso WWE Tetsuya Naito. Match, ricordiamolo, non valido per la cintura anche questo. E soprattutto ricordiamo l'ingresso di Gunther, che ha attaccato proprio il Tetsuya Naito durante il suo ingresso. Schienamento ora qui, ma dice no Naito dopo una serie di calcioni tipici del repertorio di Malakai Black. Grande questo Springboard Moonsault anche qui. No, vanno a vuoto entrambi. Irish Whip. Il calcione tipico di Malakai Black. Potrebbe essere finita, ragazzi. 1, 2. No, dice no Naito. D'altra parte non è campione indiscusso da WWE per caso, anche se Malakai Black sta facendo un match migliore oggi rispetto alla prestazione del campione. Conta l'arbitro.
i due atleti fuori dai ring, tanto testa che sbatte, continua a subire in maniera importante Tetsuya Naito contro Malakai Black in questo main event di Monday Night Raw. A vuoto qui però Malakai Black. Allora, serie di pugni al volto. Naito torna in partita proprio in questo momento e sanguina anche Malakai Black, attenzione, sanguina dopo una serie di pugni, calcione però qui e calcio anche di Tetsuya Naito. Forse è pronto a volare Naito e eccolo qui, Suicide Dive, ha battuto Malakai Black. Il match tra Malakai Black e Tetsuya Naito. Ginocchiata, che caduta qui. Tanto l'arbitro conta il 5, intima i due atleti a rientrare sul quadrato. Conteggio qui, ma Naito non ne vuol sapere di vincere nel caso per conteggio fuori, cosa non sarebbe accaduto perché Malakai Black era già in piedi. Attenzione qui, neckbreaker usando il ginocchio, si rialza Malakai Black ma lo riprende Naito, che a un certo punto ha proprio temuto il piede sull'acceleratore. Malakai Black è in grosse difficoltà. Se ne sweep contro il paletto. Attenzione qui, tornado di DDT. L'ha sentita questa, l'ha sentita. 1, 2, no, Malakai c'è. Attenzione, no, voleva fare qualcosa Tetsuya Naito ma ci ha ripensato. Ancora subisce Malakai Black. Attenzione, Enziguri kick ma va a vuoto Malakai. Attenzione, rimuove la copertura dal paletto, può essere usato sia come distrazione se l'arbitro si mette a rimettere a posto, oppure Irish Whip come stava accadendo, ma è andato verso un'altra direzione Malakai Black. Attenzione, ancora un neckbreaker. Attenzione a Naito. Che elbow drop. Attenzione, l'arbitro ora è distratto perché è andato a rimettere il cuscinetto che aveva rimosso Malakai Black. Niente da fare però, non ne ha approfittato, non ha avuto l'occasione Malakai Black di fare una ruberia. Attenzione qui, German suplex, lo schienamento, bellissimo. No, niente da fare, dice no Naito. Vuole vincere Malakai. Il calcione incredibile da KO. Potrebbe essere finita, una vittoria pesantissima di Malakai Black. No, dice di no Tetsuya Naito. Continua questo grande incontro, questo main event di Monday Night Raw tra Malakai Black e Tetsuya Naito. Ancora una volta l'arbitro è distratto. Attenzione però perché questa volta ne può approfittare Malakai. No, pensavo che gli avrebbe spruzzato un mist in faccia, una delle sue caratteristiche mosse quando l'arbitro si distrae. Ma attenzione qui. Attenzione! Destino, la mossa finale di Naito. 1, 2, no, dice di no Malakai Black. Ma che match bellissimo, mi sta piacendo un sacco.
Attenzione qui, è pronto un corkscrew, lo sento, ed eccolo, a segno, e questa volta è davvero finita per Malakai Black. 1, 2, 3, vince Malakai Black, vince Tetsuya Naito, il campione indiscusso WWE, ma ecco Gunther, ricordiamolo, proprio come è successo tra Asuka e Lita, all'inizio di questa puntata nell'opener, eccolo qui, Tetsuya Naito non si fa pregare, scusate per l'impappinamento delle parole, e mi fa che questa puntata finisce esattamente come è iniziata, ovvero in parapiglia, questa volta però tra Gunther e Naito, e eccolo qui, ricordiamo i due che si sfideranno per il titolo indiscusso WWE, la loro più importante della federazione, a WWE Night of Champions, il prossimo pay-per-view della WWE. Ne vedremo delle belle però. E abbiamo finito la nostra puntata di WWE Monday Night Raw, ed ora è il momento, come di consueto, di passare a AEW Dynamite, lo show di punta della All Elite Wrestling. Come al solito un attimo di pazienza che metta a posto la card, nel frattempo metta a posto la card di questa puntata, perché abbiamo un po' delle robe da fare e anche dei match titolati che non faremo a Blood and Guts, quindi recuperiamo qui. Sarà una puntata abbastanza interessante, c'è da dire. Quindi iniziamo subito con il primo incontro, che non sarà questo, ma sarà valido per il titolo mondiale femminile, che non verrà difesa a Blood and Guts, ma dovrà essere difeso con Mariah May, che dipende la cintura dall'assalto di Willow Nightingale, ragazzi, di Willow Nightingale. Non ci sono state grandi trame attorno a Mariah May dopo WrestleMania, quando ha sconfitto Timeless Toni Storm. Poi abbiamo un bel match, 3 contro 3, ok ragazzi, dove da una parte portiamo avanti 2 rivalità, ok, e allora avremo Adam Page. Ah no, ma questo, ah no, scusatemi, ho sbagliato ragazzi, ho sbagliato, deve andare dopo quel match lì. Porteremo comunque avanti questa rivalità, perché avremo Will Ospreay da una parte, ok, insieme a Hangman Adam Page, perché porteremo avanti Adam Page contro LA Knight, va bene? Ma soprattutto Will Ospreay, Kenny Omega, con cui c'è stata una grande narrativa da campioni di coppia ad avversari, tutto per colpa di Don Callis, con cui hanno tra l'altro avuto una rivalità, proprio Will Ospreay e Kenny Omega insieme contro Takeshita e Kyle Fletcher, ok? Ma lo spiegheremo dopo. Poi abbiamo un altro match di coppia, ragazzi, perché abbiamo un match di coppia femminile dove avremo Toni Storm, Timeless Toni Storm, e Giulia contro Liv Morgan, draftata dalla All Elite Wrestling. E Saya Kamitani, nuovo acquisto arrivato dal draft. Qui abbiamo uno scontro, perché poi a Blood and Guts avremo un Fatal 4-Way tra queste donne, e chi vincerà? Scusatemi l'interruzione. Avremo un match che poi chi lo vincerà andrà per il titolo femminile. Poi abbiamo successivamente match 1 contro 1, ragazzi, valido per il titolo International, un altro titolo che non viene messo in palio a Blood and Guts,
E Kazuchika Okada difenderà contro Adam Cole, ragazzi, quindi sarà sicuramente un match che ci piace. Okada ha vinto proprio a WrestleMania il titolo International, match a 3, poi vabbè, eliminiamo, e poi abbiamo l'ultimo incontro che sarà proprio il match 3 contro 3. Ora scusatemi se dovevate aspettare un po', però lo sapete, purtroppo per Raw vi taglio subito, vi fa trovare subito la carta pronta, qui non si può fare. Allora, Jay e Jimmy, perfetto, e così portiamo avanti Adam Copeland contro Bryan Danielson, che si sfideranno a Blood and Guts per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, e dall'altra parte abbiamo Matt e Nick Jackson, gli Young Bucks, che faranno la stessa cosa per i titoli di coppia dell'Elite Wrestling contro gli Usos. E direi che abbiamo fatto la nostra puntata e possiamo iniziare. Tra l'altro durante l'incontro vi dirò qual è la novità che vi avevo preannunciato nella scorsa puntata riguardo all'Elite Wrestling. Ma iniziamo subito con Willow Nightingale contro Mariah May, l'opener di questa puntata di Dynamite, valido per il titolo mondiale femminile della All Elite Wrestling. E iniziamo questa puntata di AEW Dynamite, ragazzi. Ultima parte del nostro The episodio. following contest is scheduled for one fall and is for the All-Star Women's World Championship. E eccola, Willow Nightingale è qui. Ex campionessa della Ring of Honor, se avete seguito c'è ancora qualche puntata che ho lasciato nella best of. Willow Nightingale si è posta così, e poi con un'altra prestazione qui in All Elite Wrestling, ricordiamo, partiamo da Ring of Honor come show, diciamo, dedicato agli atleti militari e alle novità per ciò che riguarda la All Elite Wrestling. Ed eccola qui Willow Nightingale, sempre sorridente e pronta, grande occasione la sua per il titolo più importante della divisione femminile qui in All Elite Wrestling, detenuto proprio da Mariah May, The Glamour Mariah May. Eccola qui. Una Mariah May che ha sconfitto Timeless Tony Storm, e come sapete nella nostra Universe Mod Timeless Tony Storm è sicuramente una del numero 1 in federazione. E eccola qui Mariah May, davvero una carriera devastante la sua, ex campionessa TBS anche, che ha perso proprio in un gauntlet match nel draft. Questo lo trovate in questa stagione draft, il video relativo al draft.
un titolo che ha dovuto difendere perché non ha potuto difendere la WrestleMania perché appunto doveva difendere la cintura più importante della federazione contro Tony Storm. E ecco qui la grafica che diceva che questo match è valido per la cintura, un match che non potevamo fare a Blood and Guts e l'abbiamo fatto qui. Island, New York, Will Nightmare. And her opponent from London, England, the All-Star Women's World Champion, Maria May. Cintura consegnata all'arbitro e questo vuol dire che questo match valido per il titolo mondiale della Elite Wrestling può iniziare opener di questa puntata di EW Dynamite. E parte l'incontro, crossbody subito sbagliato di Will Nightingale, non inizia proprio il migliore dei modi. Attenzione sulla terza corda, ma lei inizia subito col botto. Che mossa sul dropkick a piedi uniti su Will Nightingale dopo uno slancio sulla terza corda. E allora un inizio disgraziato quello di Will Nightingale, ma la sta controllando. Certo, un'impresa titanica questa, un'occasione che è arrivata un po' così forse dal nulla, in realtà non proprio, ragazzi. Perché comunque Will Nightingale ha fatto un gran percorso in davvero poco tempo, da quando era campionessa della Ring of Honor. È stata presa inizialmente da Ciamadella, vi ricordate, ha lottato anche a Wrestle Dynasty, per le federazioni che trovate nel Best of 2024-2025, una cosa speciale, senza dubbio. Però mi hanno convinto sempre di più la Elite Wrestling, e lo vedete infatti che cercando di ridurre il gap contro Mariah May. Difficoltà per Will Nightingale, grosse difficoltà. Mariah è di un altro livello, effettivamente. Evita anche questa cross line. Anche questo TikTok, mica, cioè, ha evitato più colpi. Mariah May in questo match è veramente incredibile, e ora la batte con questa spallata, ma serve molto di più a Will Nightingale se vuole impensierire la campionessa dell'Elite Wrestling. Bello però questo Bulldog. Niente da fare.
Attenzione, questa Mayday. Niente, niente, niente. Devo dire che ha ridotto abbastanza le distanze Will Nightingale, Uno non se l'aspettava, ma questa è tosta. Questa di Will è davvero tosta e continua a inserire sull'inglese Mariah May. Drop kick anche. Aia, qui la davamo per spacciata all'inizio, ma Will Nightingale ha premuto il piede sull'acceleratore, non c'è dubbio. Attenzione. Oh, io non l'ho contato perché sembrava una cosa, un risultato davvero incredibile questo. Ad un passo dalla sconfitta è andata Mariah May. Attenzione qua, evita Mariah e colpisce alle gambe. Pugnone anche qui. Attenzione, no, dice no Mariah. Swinging neckbreaker, bella ribaltata questa. Attenzione, prova a allontanarla dalle corde. Qui il match si fa abbastanza importante, ricordiamolo, valido per il titolo mondiale femminile nell'Elite Wrestling. Attenzione come l'ha battuto questo elbow smash, e poi una ginocchiata da KO. Guardate com'è conciata Will Nightingale. Ribalta qui un tentativo di Mayday probabilmente fuori dal ring. Grande inizio di puntata qui. Se ne ha 7, quindi no, non c'è ovviamente l'8 perché Willow è rientrata. Attenzione, portata. Attenzione Willow, parte Willow. Che mossa questa. Grande incontro per Will Nightingale che sta zittendo un sacco di scettici. Double axe handle. Attenzione qui, vorrà provare uno schienamento. No, 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 no. Lo carica. La carica, scusate. Attenzione, prova ora. Leg drop. Oh, qui c'è una grossa difficoltà per Mariah May. Potremmo avere una nuova campionessa seriamente. Non so, ero io che non... Attenzione, ribalta in questa culla. Gli aveva dato una chiusura veramente di rapina. Se ne prende. Abbatte qui. C'è Willow. Stare sulla terza corda. Moonsault. Potrebbe essere la fine. 1, 2. Dice no Mariah. Incredibile. Ma non è la campionessa per caso. Certo, che grande inizio di puntata
questa. Quindi Dynamite, e che match tra Mariah May e Willow Nightingale. Conta l'arbitro, intanto Mariah si vanta al centro del ring. Si rialza Willow Nightingale con un po' di difficoltà. Zone Mariah non si accorge che Willow è rientrata. Errore qui della campionessa. Spinebuster. Aia. Aia. Poi ci siamo alla fine. Evita il take hold. Che incontro, ragazzi, bello, bello davvero. Prova lo schienamento ora. 1, 2, 3. Vince Mariah May. Un grande match di Willow Nightingale ed ancora lei la campionessa mondiale, non Elite. Che incontro. Che opener. Champion Mariah May. E difesa per Mariah May, ma che match che ha fatto Willow Nightingale, veramente, cioè complimenti davvero. È andata a un passo da vincere il titolo, ma Mariah May ancora una volta dice no alle pretese di una sfidante e andiamo al prossimo incontro. Questo match a coppie tra Hangman Adam Page e Will Ospreay contro Kenny Omega e LA Knight. Qui, ragazzi, per farla breve, Adam Page e LA Knight è una rivalità già più nuova che avete visto nelle ultime puntate, mentre Will Ospreay e Kenny Omega, costruzione da lontano, con l'arrivo di Don Callis, la rivalità con Ospreay e Omega insieme contro Kyle Fletcher e Takeshita, sono anche diventati campioni di coppia loro due nel match finale tra questi due team. Però Don Callis ha continuato nel corso del tempo a mettere il dubbio in Kenny Omega, e poi dopo aver perso le cinture a WrestleMania, alla fine Don Callis ha attecchito. Kenny Omega non ha detto di stare con Don Callis, però come vedete da questo incontro si è ribaltato contro Ospreay, e uno degli incontri di Blood and Guts sarà proprio Will Ospreay contro Kenny Omega, come Hangman Adam Page contro LA Knight. Introducing first, from England, weighing in at 231 pounds, Will Ospreay. Ecco qui Will Ospreay, e tra l'altro è il momento, perché io poi mi sono perso a guardare il match Mariah May contro Willow Nightingale. Non vi ho detto la novità che vi avevo annunciato nella scorsa puntata riguardando le W. Allora, a iniziare dai W Blood and Guts avremo l'inizio di un torneo proprio per la All Elite Wrestling, con chi vince non solo vince il torneo, ma andrà anche per il titolo mondiale, avrà una title shot garantita, e questo torneo sarà l'Owen Hart Tournament. L'Owen Hart Tournament inizierà a EW Blood and Guts, che sarà il prossimo appuntamento che avremo relativo alla nostra Universe Mod, e vi dico già i primi due incontri. Ovviamente ne avremo uno maschile e uno femminile. Ciò che riguarda quello maschile, avremo Hangman Adam Page proprio contro LA Knight. La loro sfida sarà anche un match per il torneo, il primo turno, non solo decreterà la fine della loro rivalità. E avremo anche ovviamente il match femminile, Chelsea Green draftata, come sapete, tra la WWE all'AEW contro Athena, la campionessa della Ring of Honor. Quindi inizieremo a Blood and Guts il torneo. Intanto ecco qui l'ingresso di Hangman Adam Page, ex campione international. Insomma, inizieremo lì il torneo e poi continueremo questo torneo nelle puntate di Dynamite e Collision. Vi dico che, a parte Hangman Adam Page contro LA Knight, avremo, vi dico subito il match, Jon Moxley contro Sami Zayn, Seth freaking Rollins contro Zack Sabre Jr., e poi un match a 3 con Asuka Takeshita contro Jay White e contro Swerve Strickland.
Dall'altra parte Chelsea Green Athena, ve l'ho già detto. Avremo poi dei match che ancora sono da annunciare, perché sto aspettando di vedere chi perde nel match a 4 che vi dicevo prima tra Giulia, Toni Storm, Saya Kamitani e Liv Morgan, che avrà una shot titolata che vince quel match. Le perdenti andranno a fare il torneo. Eccolo qui, comunque Kenny Omega, The Cleaner Kenny Omega. Come vi avevo detto, questo match di coppia che incrocerà più rivalità, un altro match che ci vedremo con gusto, Kenny Omega, Will Ospreay. Abbiamo avuto l'ingresso di Will Ospreay, abbiamo avuto l'ingresso di Adam Page, abbiamo avuto l'ingresso di Kenny Omega e ora è il momento di LA Knight, la mega star. Lui è draftato proprio WWLW, subito in rivalità con Adam Page. Eccolo qui LA Knight. Tra l'altro ricordiamolo, come ho detto prima, Adam Page contro LA Knight, uno dei primi match che vedremo dell'Owen Hart Tournament, quarti di finale, proprio ai W Blood and Guts. E inizia l'incontro, ragazzi. Io mi è sembrato di aver messo un tornado per team match. Evidentemente ho sbagliato. Chi segue la mia Universe Mod sa che preferisco i tornado tag team match, però sono più divertenti. Infatti di solito li metto sempre, però va bene anche un match di coppia. Tra l'altro in questa puntata vedremo un bel po' di match di coppia, perché oltre a questo avremo anche appunto Toni Storm e Giulia contro Liv Morgan e Saya Kamitani, che come ho spiegato prima faranno parte del Fatal 4-Way di EW Blood and Guts, che non è un proprio view ma una puntata speciale. Tanto Ospreay con Kenny Omega, che mossa gli ha fatto. Dicevo, una puntata speciale e quindi avremo un confronto di coppia, ma abbiamo anche un 3 contro 3 con Bryan Danielson, il campione dell'Elite Wrestling, insieme agli Usos, contro Adam Copeland, ex Edge, lo sfidante e il campione di coppia Matt e Nick Jackson, gli Young Bucks. Anche qui Adam Page che va contro LA Knight, dove ricordiamolo rivalità accesa iniziata dal tabella Knight, ma questo è quello che ha fatto Adam Page dopo WrestleMania, dopo aver perso il titolo International contro Okada, un Okada che era un match a 3, una Okada che difenderà, ricordiamo, la cintura International dall'assalto di Adam Cole.
Quindi vi ho detto la novità, ovvero l'Owen Tournament. E vi ho anche detto i match, tranne quelli femminili, ma perché siamo un po' bloccati dalla questione del match a 4, lo scopriremo subito dopo Blood and Guts. Che match però tra Mariah May e Williams mi hanno tornato in mente così, perché è stato veramente bello, anche se qui Adam Page sta subendo pericolosamente. Solo uno però per lui. Se ne ribalta Adam Page. Irish Whip. Va a chiedere il tag. No, 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 no. Se ne lo carica Omega. Doppio cambio. Osprey e LA Knight dentro il ring. Parte Osprey. Pienamente qui, tentativo. E attacca ancora una volta Kenny Omega ogni volta che ne ha l'occasione. E però LA Knight mi sa che va a fare la solita cosa. No, no, non rientra Osprey. Bobby Power Slam questa. Bella esecuzione di LA Knight. Sangue ora Will Ospreay. Attenzione. Che mossa di LA Knight qui. Cambio Kenny Omega. Entra anche Adam Page. Ha battuto. Attenzione, lo prende. No, evita tutto Adam Page. Lo carica. Death Valley Driver. 1, 2. Dice no Kenny Omega. Grosse difficoltà comunque questo incontro per Adam Page, che ricordiamo nell'ultima puntata è stato pestato post match da LA Knight con una sedia da già, e quindi è iniziato l'incontro proprio acciaccato rispetto agli altri, però in generale la prestazione ne ha risentito, continuando a subire molto più in palla Osprey tra i due. Attenzione, Omega sta cercando una One Winged Angel, e eccola infatti. No, ribalta Dan Page con un Hurricane Rana, e meno male che l'ha fatto perché stava per subire la mossa di Kenny Omega. Non molto collaborativi come tag comunque Osprey e Omega. Tante volte avrebbero voluto fare una mossa combinata, ma hanno detto di no. Big Boot. Prova a tornare a Rampage, ma dovrebbe dargli il cambio, infatti mi ha ascoltato a Will Ospreay, ben più in forma e fresco di lui. Se ne è pronto una Hidden Blade a segno. Ma arriva LA Knight a interrompere tutto. Attenzione però, Osprey si vendica e colpisce LA Knight. Ce n'ha per tutti Will Ospreay.
Assassin Will. Drop kick da battere Hangman di Kenny Omega. Bisogna risweep ancora. Migliori LA Knight e Omega? Forse sì, forse sì. Attenzione. Evita tutto Omega. Che match di coppia, ragazzi, davvero un ottimo inizio di Dynamite. Powerbomb, schienamento. Dice no Osprey. Altra powerbomb consecutiva. Attenzione Omega, che mossa. Poi dà il cambio a LA Knight. Ancora grossa difficoltà. Li spinge qui però Osprey. Attenzione ancora, una delle sue mosse tipiche. Quante volte l'ha fatta oggi? Sul pistone 2, fuori dal ring, LA Knight e Will Ospreay. Ribalta qui il cavaliere di Los Angeles. E i due vanno sempre più indietro nel backstage, nello stage, scusate. Attenzione, Tiger Driver no. Abbatte qui. L'arbitro è arrivato a 6, I due devono rientrare per evitare un nulla di fatto. E intanto un back suplex ad Page, devastante. E ce n'è anche per Kenny Omega. E beh, la vendetta ci voleva. Rimasti LA Knight e Will Ospreay. Oh, Power Slam. Un nuovo schienamento, potrebbe essere la fine. Uno. Solo uno, non me l'aspettavo. Enzo Booty Kick. E Shooting Star Press. Che incontro stiamo vedendo. Ricordiamo la rivalità incrociata, 2 match che vedremo a AEW Love and Guts. Tanto direi che è il momento perfetto per definire tutta la card. Avremo il match a 4 per la number 1 contender al titolo femminile mondiale tra Toni Storm, Liv Morgan, Giulia e Saya Kamitani. Poi avremo un All Star 8-man tag team. Swerve Strickland e Jay White, Zack Sabre Jr. e Sami Zayn contro Kazuchika Okada, Seth Rollins della Don Callis Family, ovvero Kazuchika Takeshita e Kyle Fletcher. Poi i 2 match del torneo hanno annunciato Chelsea Green contro Tumina e Alan Page contro LA Knight. Poi abbiamo Kenny Omega contro Will Ospreay e 2 match validi per i titoli AEW TBS Championship, Becky Lynch The Man contro Mercedes Moné, match per il di coppia Young Bucks contro gli Usos e poi Bryan Hansen contro Adam Copeland, main event valido per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling. Qui intanto LA Knight ha fatto un'interferenza per salvare il suo compagno Kenny Omega. Attenzione qui, gli ruba la mossa. No, Kenny non lo lascia fare questo affronto. Che incontro, ragazzi, questo.
Attenzione Will Ospreay. Qui va vuoto Ospreay con Omega che si è tolto e ne subisce ancora. Attenzione però Ospreay potrebbe approfittare per chiudere, carica un Hidden Blade a segno e potrebbe essere finita. No, dice no LA Knight, che occasione. All'inizio sono incontri incredibili, direi veramente incredibili. Ha battuto questa crossline Adam Page, è davvero è fuori forma in questo incontro. Ha battuto qui, distrutti, dovrebbe essere la fine, 1, 2, niente da fare. Adam Page dice no. Che match pazzesco. Attenzione, eccola la One Winged Angel, assedio su Adam Page, ma Will Ospreay lì e meno male è intervenuto, se no era la fine qua. Ancora, dice no Kenny Omega. Che match, che match. Attenzione, non è successo niente. Prendo però le rete nelle cosa perché conosco i miei polli. E ora abbatto LA Knight. Tiger Driver. Direi che l'abbiamo fatto il giusto tempismo forse con Adam Page. Slingshot l'aria tentando di Adam Page. 1, 2. Dice di no. Ma è pronto un altro slingshot lariat. Ho preso il controllo raga perché se no qui diventava interminabile, insomma, con ognuno che entrava alla mossa finale. E qui mi sa che siamo arrivati alla fine. 1, 2 e 3. Vincano Adam Page e Will Ospreay, sconfitti Kenny Omega e LA Knight. Ma il loro vero scontro, ricordiamoci, è AEW Blood and Guts, con Will Ospreay che se la vedrà contro Kenny Omega e Hangman Adam Page.
contro LA Knight. Servito un doppio slingshot lariat per avere la meglio di Kenny Omega. Ora andiamo al prossimo incontro, ragazzi. Altro match di coppia. Ed ora aspettate, ci assicuriamo che effettivamente è un tornado tag team match, perché mi sa che vedete, ecco, io volevo il tornado, perché sennò qui con questi cambi, con questa roba, più bello il tornado, dai. Ok, andiamo ragazzi, andiamo. Poi si controlla anche se il 3 contro 3 l'abbiamo fatto il tornado, perché tornado, perfetto, ok. Andiamo avanti allora, ragazzi. Terzo incontro di questa puntata, Toni Storm e Giulia contro Saya Capitani e Liv Morgan. Liv Morgan che è arrivata grazie al draftata dalla WWE, è una Saya Capitani che avevamo già visto in azione difendere il titolo IWGP, tra l'altro più che altro vincere il titolo IWGP contro proprio Toni Storm e Double Dance in Australia, che trovate nel Best of 2024-2025, la playlist apposita. E ora è arrivato in Elite, quindi un talento come il suo. Qui abbiamo 4 nomi davvero abbastanza di livello incredibile, e quindi prepariamoci. Ricordiamo che queste 4 si sfideranno in un Fatal 4-Way e chi vincerà avrà una title shot garantita, appunto, per il titolo attualmente detenuto da Mariah May, che ha difeso la cintura dalla statua di Willow Nightingale. E ecco, diventa tutto bianco e nero. Ora sanno bene cosa vuol dire. Ovvero dire The following is a tornado tag team match. Introducing first, from Auckland, New Zealand, Toni Storm. Eccola qui, Toni Storm. Qui abbiamo delle riunioni importanti, soprattutto perché Toni Storm è ex campionessa del wrestling, l'avete visto. Un grandissimo regno, forse il più bel regno che abbiamo avuto per quanto riguarda il titolo massimo. Giulia anche, ex campionessa mondiale e TBS. Dall'altra parte Saya Kamitani, campionessa della GP. Tra l'altro Toni Storm non è dimenticata, ha vinto appunto il titolo anche della GP nella New Japan Pro Wrestling. E poi abbiamo Liv Morgan che ex campionessa mondiale in WWE, arrivata o non del draft, sospetterà un bel tornado da team match in questa puntata particolarmente dedicata ai match di coppia, perché altro che ci sono degli incroci che poi ci porteranno il pay-per-view, cioè alla puntata speciale e dopo Blood and Guts. Intanto Toni Storm è arrivata e eccoci anche Giulia, la vita del giapponese Giulia. And her partner from Tokyo, Japan, Giulia. Stardom, Giulia vuole rientrare, lezza per la cintura
dopo aver perso il titolo proprio contro Mariah May, infatti è lei la campionessa uscente, mentre c'è stata la AEW Revolution, che trovate ovviamente tra il pay-per-view della nuova stagione. Arrivati a questo momento qui, noi abbiamo iniziato la nuova stagione con le due morti di WrestleMania e poi insomma siamo ancora all'inizio. Entrate Tony Storm e Giulia, era il momento dell'ingresso delle avversarie. And from Ecco qui Sayaka Yokohama, Mikami, Japan, Sarah Carey Tammy. la Dark Phoenix, ex campionessa mondiale WGP, è arrivata qui per dominare questo grande incontro contro Tony Storm. Noi abbiamo stato ormai un bel po' di tempo fa, evento che sono andato a recuperare. È stato bello, però purtroppo per un problema mio, purtroppo è stato caricato in una cosa inferiore, per colpa mia raga, non ci ho fatto caso. A quel punto lì, quando poi me ne sono accorto, e ho preferito non rimuovere il video e ricaricarlo per non perdere le views, e vabbè. Comunque qui stai cambiando il suo ingresso spettrale, la Phoenix Queen. Se sarà lei a vincere, non so per lui, ed aveva il cazzo. E non avevamo questa anteprima di coppia. E avremo anche l'ultimo ingresso, ed è proprio lei, Liv Morgan, dal braccio, uno degli aspetti interessanti, contatti con un nuovo look rispetto alla scorsa stagione. Eccola qui Liv Morgan, abbiamo tanta classe e qualità qui. Tornato da team match senza tag. Vedremo se sarà magari Liv Morgan a vincere magari a Blood and Guts. Sicuramente chi vincerà sarà un'avversaria veramente ostica. La campionessa Miami ci regalerà sicuramente un grande incontro, ma ora è il momento. Fa partire il match, ricordiamo, tornano da team match Toni Storm e Giulia contro Liv Morgan e Sayaka Mikami, la Phoenix Queen, e iniziano molto bene, infatti il duo, chiamiamolo il era davvero bello di qualità, ragazzi, di qualità, perché qui abbiamo davvero la divisione femminile rafforzata, sia da WWE che nell'ambito grazie al draft. Forse però, visto un po' così, a livello di aggiunte nel draft intendo, forse ha avuto qualcosa di meglio
le W, dipende, tanto Suicide Dive completamente a vuoto su Tony Storm, rimangono le due giapponesi, Saya Kamikani e Giulia sul ring. Sì, i tornati tag team mi piacciono di più, sono più belli, li ho quasi sempre fatti, infatti non per la stagione scorsa. E poi diciamo non devo interferire per evitare che qualcuno interferisca all'infinito e ogni mossa finale è sempre il punto di Dio. Che mostro quello ragazzi qui è. Beh. 1, 2 e 1. Lei dice no, Giulia l'aveva preso all'improvviso con un arrivederci nei, ma niente da fare. Sezione Liv, prova a svitare il collo di Giulia. Intanto Tony Storm ha ribaltato in una powerbomb all'attacco di Saya. Dal nulla dal nulla. Attenzione a Liv che interrompe ovviamente il tentativo di mossa finale di Giulia su Saya. Attenzione con lo schienamento, solo uno. Beh, che match ragazzi. Intanto Saya ha colpito per sbaglio anche Liv Morgan con questo calcio. Che stomp su Giulia di Saya. Sono Tony. Per il momento devo dire abbiamo visto 3 match spettacolari e questo ancora è lungi dalla fine. Attenzione Storm Zero, ma ribalta tutto Saya. Attenzione Blue Thunderbomb, ma c'è Giulia a evitare tutto. Vero nome Emi Gloria Matsudo, nome di Giulia. Proprio schienamento ora solo uno. Attenzione Liv Morgan è pronta a volare. Suicide Dive a vuoto perché nessuno che si scansa. Una carrana con schienamento, ma Tony interrompe tutto e si libera da questa presa di Saya, questo chin lock. Attenzione, ecco come si vanta qui, ma Giulia si sta rialzando alle spalle, ma non se ne è accorta in tempo Saya. Attenzione qui, bel Northern Light Suplex. Liv un po' vuota, attenzione, Northern Light Bomb. 1, 2, no, Liv dice no. Che bel match qui, all'insegna del tag team wrestling questa puntata, anche se ricordiamo c'è stato il bel match tra Mariah May, attuale Blake Monroe a NXT in WWE nella vita reale, contro Liv Morgan e Willow Nightingale, volevo dire. Poi il finale match tag team classico tra Hangman Adam Page e Will Ospreay contro Kenny Omega e le Night. Attenzione, Storm Zero su Liv Morgan e drop kick ad abbattere Saya. 1, 2, 3, vincano Tony Storm e Giulia, sconfitte Liv Morgan e Saya Kamitani
bella vittoria per loro, ma ricordiamolo, saranno tutte contro, non ci saranno più alleanze a Blood and Guts Fatal Way, che vedrà le 4 protagoniste coinvolte tutte contro in palio la title shot, il titolo più importante femminile in non elite wrestling, ma intanto si godono la vittoria Toni Storm, Timeless Toni Storm e Giulia. Andiamo ora al prossimo match, penultimo incontro di questa puntata di Dynamite. Adam Cole prova a strappare il titolo International, il secondo titolo più importante dell'Elite Wrestling, dalle mani del Rainmaker Kazuchika Okada. Ricordiamolo, Okada, che come ho detto prima, proprio a WrestleMania notte 1, ok, è riuscito a vincere il titolo strappando proprio a Hangman Adam Page in un match che vedeva protagonista anche Konosuke Takeshita. E iniziamo, ragazzi, ricordiamo un match valido per il titolo International. The following contest is scheduled for one fall and is for the All-Star International Championship. Ed è il momento dell'ingresso dello sfidante, ex campione TNT ed ex campione di coppia nella passata stagione, qui sempre in Elite Wrestling. Ecco qui Adam Cole, il leader dell'Undisputed Kingdom, coppia trio insieme a Kyle O'Reilly e Roderick Strong. Tra l'altro proprio con Roderick Strong sono diventati campioni di coppia prima di perdere le cinture dall'assalto di Kyle Fletcher e di Konosuke Takeshita della Don Callis Family, accompagnati chiaramente da Don Callis. Eccolo qui Adam Cole, veste i colori dell'Undisputed Kingdom. Adam Cole, baby, grande occasione la sua di mettere le mani sul titolo, secondo titolo più importante qui, titolo International per l'appunto. Un match come quello che abbiamo fatto all'inizio tra Mariah May e Willow Nightingale, che è valido per il titolo, perché il titolo International non sarà difeso appunto Blood and Guts. Ed eccolo qui Konosuke Takeshita, il Rainmaker, il campione International. Il giapponese arriva con la sua faccia sempre strafottente,
Ed è il momento dell'annuncio dei contendenti con la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo International, secondo titolo più importante qui in All Elite Wrestling. Introducing the challenger from Pennsylvania, weighing in at 200 pounds, Adam Cole! Carichissimo Adam Cole, baby. And his opponent from Tokyo, Japan, weighing in at 232 pounds, the All-Star International Champion, Okada. Ed ecco l'arbitro che alza la cintura al cielo. E allora questo match è valido per il titolo International. La All Elite Wrestling può iniziare Adam Cole contro Okada. Serie di chop e pugni per Adam Cole. Ma lo mette subito a terra Okada. DDT fortissima fuori dal ring e sangue ne ha fatto Okada. L'arbitro intanto conta il boot come l'ha steso qui. 7. Rientra anche Okada con tranquillità, ma Adam Cole gli è addosso. Vuole vincere il titolo International. Insieme caricato Okada. Sbatte la testa, già ferita contro il paletto, e poi prova a strozzarlo Adam Cole. Prova lo schieramento. È andato non troppo a segno qui Okada, però ha colpito. Attenzione qui, Tombstone, Pile Driver. 1, 2, no, assolutamente no. Attenzione Okada. E si lancia con questo crossbody. Attenzione qui, Adam Page. No, ma ribalta tutto Okada, era una mossa speciale. E ribalta anche. Che serie di ribaltate con Adam Page, che ha ribaltato poi la Rainmaker con una gomitata in faccia e poi la freccia. Ma vicino no Okada, vicinissimo Adam Cole a vincere il titolo International. Attenzione, sale ora sul paletto. Mira Okada e vola, ma il dropkick va a vuoto. Attenzione, lo prende con una headlock.
poi cade a terra. Attenzione qui, Rainmaker su Adam Cole, potrebbe essere la fine. 1, 2, 3, vince Kazuchika Okada, ancora una volta campione international, sconfitto Adam Cole. And still All-Star International Champion Okada. Beh, due difese di due match titolati in questa puntata di Dynamite, sia Mariah May prima, Okada ora. Due titoli rimangono saldamente alla vita dei campioni, due match che non abbiamo visto a Blood and Guts, li abbiamo visti oggi, e adesso manca solo il main event della puntata. Tornato tag team match, Bryan Danielson insieme agli Usos, ovvero Jimmy e Jay Uso, contro appunto Adam Copeland, ex Edge, e gli Young Bucks, Matt e Nick Jackson, i campioni di coppia dell'All Elite Wrestling. Qui, beh, la sfida è stata lanciata e accettata. Adam Copeland ha ricordato quando appunto Danielson era campione ai WGP nella stagione scorsa, è stato battuto proprio da Adam Copeland. Ora invece Danielson è campione mondiale per la seconda volta della All Elite Wrestling, sconfiggendo in uno spettacolare main event della notte 1 di WrestleMania MJF il campione e Jon Moxley, vincendo per la seconda volta la cintura. Dall'altra parte Adam Copeland vuole riproporre l'impresa quando ha sconfitto Danielson, come vi dicevo, per il titolo IWGP dei pesi massimi, e infatti sarà il main event della Blood and Guts, valido per il titolo mondiale. Bryan Danielson di American Dragon contro Adam Copeland, la Rated R Superstar. Dall'altra parte abbiamo anche ovviamente il match valido per i titoli di coppia con gli Usos contro gli Young Bucks. E inizia il nostro main event time qui di AEW Dynamite. E eccolo qui, Bryan Danielson, il campione mondiale dell'All Elite Wrestling, 2 volte campione mondiale. The All-Star World Champion Bryan Danielson. E yes, è amatissimo come sempre Bryan Danielson. Un main event che ci aspetta davvero tosto. Poi la prossima puntata di la nostra puntata della nostra Universe Mode avrà SmackDown, porteremo Collision, non porteremo la Ring of Honor, che ancora non l'abbiamo portata in questa nuova stagione, la porteremo però ragazzi, che tra una cosa e un'altra non c'è stato il tempo. Ecco però gli Usos, intanto Jay e Jimmy Uso, e dicevo porteremo WWE SmackDown, AEW Collision, e poi nella puntata ancora dopo appuntamento dedicato esclusivamente al nostro prossimo evento speciale, quindi AEW Blood and Guts, che ricordo non è un pay-per-view ma una puntata speciale. E poi a quel punto lì, dopo Blood and Guts, andremo a portare come di consueto le altre puntate fino ad arrivare a WWE Night of Champions, il pay-per-view della World Wrestling Entertainment. Intanto eccolo qui gli Usos, carichissimi insieme a Bryan Danielson per questo main event. Guardiamo gli Uso che hanno battuto Mark Briscoe e Jay Briscoe, i Briscoe Brother, al loro debutto qui in AEW. Loro vengono dal draft che c'è stato.
E eccolo Toronto, qui. Ontario, Canada, weighing in at 242 pounds, Adam Coleman. Adam Copeland sfiderà, ricordiamo, Bryan Danielson ai W Blood and Guts in un match valido per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling. Vorrà ancora una volta sconfiggere Danielson. Vedremo cosa succederà. Adam Copeland, la Rated R Superstar, ex Edge in WWE. Ed è il momento dei compagni di Adam Copeland di stasera, i campioni di coppia dell'All Elite Wrestling, Matt e Nick Jackson, gli Young Bucks. Gli Young Bucks che ricordiamo 2 volte campioni nello Slammiverse Mode qui in All Elite Wrestling. And at a combined weight of 344 pounds, the All-Star World Tag Team Champions, the Mega Bucks. Quelli Young Bucks che hanno vinto per la seconda volta i titoli di coppia proprio a WrestleMania, uno spettacolare Fatal 4-Way Elimination Match. Il match che vi dicevo appunto prima, mentre vi stavo raccontando Kenny Omega e Will Ospreay, è lì che hanno perso le cinture e poi è iniziato il vero attrito con cui Don Callis poi ha attecchito. Erano loro, poi c'erano ovviamente i Bucks che hanno vinto, Claudio Castagnoli e Pac, ricordiamo del nuovo Shield di Jon Moxley, e c'erano anche gli House of Black, Brody King e Buddy Matthews. Inizia andando l'incontro, sarà un parapiglia, un casino seguire tutto, sapete, però noi in qualche modo ci proveremo in questo ultimo Dynamite prima di dare Blood and Guts, main event di questa puntata del main show della All Elite Wrestling. No, ragazzi, scusatemi, sono mi sono dovuto assentare un attimo, perché d'altra parte noi facciamo tutto il live
Ma la scena non si chiude da sola. Tornando a noi in questo match, l'avevo già detto, non fa la piglia generale come tutti i match con tutta questa gente qui, e quindi andremo un po' a commentare da una parte e dall'altra. Intanto si è vinto, Adam Copeland subisce Jey Uso, un pestone all'addome di Jey Uso con schienamento, niente da fare. Torna uno degli Young Bucks. Comunque lo stavo tenendo sott'occhio in quel momento che non commentavo, e devo dire che è stato veramente, cioè, bello, nel senso, una bella carica di mosse da una parte e dall'altra. Attenzione, Danielson con uno dei Bucks. Mossa finale dei Bucks match, c'è Jimmy Uso. Non ne vuol sapere di perdere, anche se ricordiamo che il match decisivi saranno dati Blood and Guts, quella carta che vi ho detto precedentemente. Avremo poi l'ultima fermata con SmackDown e Collision, proprio prima di EW Blood and Guts, è stato speciale. Attenzione qui Danielson con i suoi tipici calci, il pubblico scandisce, e un calcione. Attenzione Danielson prova la mossa di sottomissione, lui che è un maestro delle sottomissioni, ma arriva subito a salvarlo uno dei Bucks. Poi la freccia letale, potrebbe essere finita. 1, 2, no, dice di no. Uno dei campioni di coppia della All Elite Wrestling, in vantaggio il Team Face. Ci sono una culla improvvisa, un doppio schienamento qui. Chi ha iniziato prima? No, in ogni caso non c'è dato saperlo. Probabilmente però aveva iniziato prima al basso con quella culla su Danielson. Spear devastante, ma interrotta subito questo main event di Dynamite. Bryan Danielson e gli Usos contro Adam Copeland e gli Young Bucks. Bulldog, uno dei Bucks che si stava vantando un po' troppo da parte di Danielson. Azioni lo carica contro le corde. Ho provato a fare una spiera da Copeland, non ho capito a chi, infatti è andato a vuoto completamente. Ora però mosso su che super kick alla base del collo, neckbreaker su Danielson. Attenzione, sanguina Jimmy Uso. DDT. Attenzione, sleeper hold, vuol vincere per sottomissione, aspettando Jimmy Uso, ma si libera Jimmy Uso, Jay, scusatemi, ma attenzione perché c'è Adam Copeland. 1, 2, no, per pochissimo. Gran main event, dirò super kick, e dovrebbe essere davvero la fine. Attenzione però perché sta entrando Jimmy, Adam Copeland se ne accorge tardi. Che volo a battere Jey Uso, rimangano Jimmy e Adam Copeland, ma
Jimmy è volato ora, attenzione, sta per volare ad Copeland ma in un altro modo, elbow drop. Su Jimmy Uso noi non l'abbiamo visto, ma è devastante. Intanto dall'altra parte Danielson sta pestando con uno dei Bucks. Adam Copeland intanto soprattutto contro un gradone sangue in Adam Copeland anche. Match devastante questo, 5 stelle meritatissime e non di Dave Meltzer. Intanto ricordiamo brevemente la carta di Devil Blood and Guts un'altra volta. Match a 4, Tony Storm contro Liv Morgan contro Giulia contro Faya Hamitani, number 1 contender al titolo mondiale W. Match a 8 uomini, Swiss Strickland, Jay White, Zack Sabre Jr., Sami Zayn contro Okada, Seth Rollins, la Don Callis Family, ovvero Takeshi Death Fletcher. 2 match per l'Open Tournament, Chelsea Green contro Athena e Adam Page, Hangman contro Ellen Knight, Kenny Omega contro Will Ospreay e poi match per il titolo TBS, Becky Lynch contro Mercedes Moné e Sasha Banks, poi match per il titolo di SmackDown appunto di Young Bucks contro gli Usos, per finire main event con Bryan Danielson contro Adam Copeland, match valido per il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Questa è la card di AEW Blood and Guts. Intanto continuiamo con la mattanza in questo main event di Dynamite, match 3 contro 3. Suplex intanto di Adam Copeland su in vantaggio davvero di il ovvero Adam Copeland e attenzione, Adam Copeland ha fatto una spear ma non si sa bene che è successo. Intanto sì, ha colpito anche i Bucks, diciamo. Tentativo di schienamento qui, 1, 2, no, Danielson dice no, si libera le ultime energie. Intanto una spear a travolgere uno dei Bucks, 1, 2, no, ancora una volta. Questo match epico deve continuare. Spinebuster si è ripreso andando da Copeland ma ce n'è anche per lui in questo match suplex. Fantastico match. Infatti gli Usos da meme si sono schiantati uno dopo l'altro, non so se avete visto. Bellissimo, bellissimo. Ha trovato i suoi fratelli, no? Fanno le cose coordinate. Fratelli, gli Usos come sono fratelli anche i Bucks. Intanto uno dei Bucks rimuove la protezione dal cuscinetto. Che mossa ha fatto qui su Danielson. Ma attenzione, Jey Uso che 2 contro 1 qui può mettersi male. Tanto a volte il judo kick, a volte anche l'attacco di Danielson. Se ne rientra anche Adam Copeland qui, ha battuto Jey Uso, rotola Danielson. Dominanza in questo momento. Si sono gettati tutti su Danielson. Spettacolare, grande match davvero, spettacolo. Ci stanno regalando questo main event di Dynamite. Fatemi sapere, tra l'altro, quale delle 2 puntate vi sono piaciute più, se quella di Raw o quella di Dynamite. Io personalmente probabilmente mi è piaciuta più questa di Raw, di Dynamite, scusatemi. Vabbè che siamo in 2 momenti diversi e qui è il momento di proprio ultimi scontri prima
di Blood and Guts invece per Night of Champions, quindi abbiamo una puntata magari un pochino meno carica, sebbene è stata bella, comunque Night of Champions è un pochino più in là rispetto a Blood and Guts, il prossimo preview della WWE Night of Champions. Avremo dei match importanti, tipo match valido per il titolo, anche un discorso tra Gunther e Victoria Knight, per esempio match tra Chris Jericho e Kim Booker valido per il titolo degli Stati Uniti. C'è un po' di roba ragazzi. Asuka contro Lita, titolo mondiale WWE femminile. Sono qui però, match infinito, ma che spettacolo, uno dei migliori match di questa nuova stagione. In the Rome da Copeland, Freccia di Danielson e 3 vingano Danielson e gli Usos sconfitti Adam Copeland e i Young Bucks. Gran vittoria. Grandissima vittoria di questo main event, sorridono i face, ma gli scontri decisivi saranno ai W Blood and Guts, sia per il titolo di coppia sia per il titolo mondiale, e allora vedremo come andrà avanti. Però ragazzi, si conclude una bellissima puntata di Dynamite. Noi direi che ci vediamo al prossimo episodio, che porteremo WWE SmackDown e AEW Collision, e poi avremo AEW Blood and Guts da portare. E quindi un saluto ragazzi da Pizza e Garlic, ci vediamo alla prossima per un altro video di grande wrestling con il nostro Universe Mode. Un saluto.